Salve a tutti. Oggi io vorrei parlare di un tema che investe un po' tutti, e cioè lo stare dalla parte dei figli o stare dalla parte dei genitori. È inutile dire che in genere si sta dalla parte dei genitori. È come dire: stai dalla parte di Dio o stai dalla parte di Abramo? Perché Dio, in quanto è molto buono, racconta nel Vecchio Testamento che chiese ad Abramo di dimostrargli che lui lo amava sopra ogni cosa, sopra il figlio anche, sopra Isacco. E per dimostrarglielo doveva uccidere suo figlio. Pensate che orrore. E Abramo obbedì. Prese il figlio, acchiappò per la testa, prese un coltello e lo stava per scannare, per far piacere a Dio. Ma Dio mandò, siccome è buono, mandò l'angelo a fermarlo. Come se io andassi dai miei figli e dicessi loro: dimostratemi che mi amate, scannate i vostri figli, per far piacere a me, perché dovete dimostrare che mi amate di più. Ora, io penso che solo chi sta fuori di testa può accettare una cosa del genere. Ma riguarda veramente lo stare dalla parte dei figli o dei genitori. Perché quando i figli scoprono quello che gli hanno fatto i genitori, lo scoprono se fanno un'analisi in loro stessi, perché i figli non ricordano assolutamente niente dei genitori. E mi ricordo una volta che in televisione sentii un'attrice che diceva: ma voi, diceva ai suoi genitori, non mi avete mai amato. E improvvisamente a me salì un dolore, no? Ed esclamai la stessa cosa: a me non mi hanno mai amato. Perché io fino allora pensavo che addirittura mi avessero amato, nonostante tutto il male enorme che mi avessero fatto. Perché cancelliamo tutto. Noi cancelliamo tutto quello che ci hanno fatto i nostri genitori. Sia chiaro, ci possono aver fatto a pezzettini, noi non ricordiamo nulla. Per cui quando i figli dicono: mi ha fatto questo, ma io non mi ricordo nulla, è normale che non vi ricordate nulla. Sarebbe strano il contrario. E talvolta, quando i figli cominciano a ricordare quello che gli hanno fatto i genitori, fanno un po' i conti con i loro genitori, no? E dicono: beh, certo, non erano come io li ricordavo. Hanno fatto anche delle ingiustizie, hanno fatto delle cose che non andavano, erano nervosi con me, non mi rispondevano, eccetera, eccetera. Fanno un po' il riassunto, il resoconto di come i genitori si sono comportati con loro. Poi ovviamente tengono anche conto magari che i genitori hanno fatto loro anche del bene, che sono stati anche carini, che gli hanno dato anche delle cose, che forse in alcuni momenti erano molto nervosi, eccetera, eccetera, e magari li perdonano, e ci può stare. Ma se sono accadute cose leggere, nervosismi, incomprensioni, no? Ma se sono accadute cose pesanti, il discorso è diverso. Allora lì non si va a perdonare i genitori, tanto più che i genitori non ve lo chiedono. Ricordo
una mia paziente a cui il padre aveva fatto del male cane, sotto tutti i punti di vista, poi in vecchiaia si pentì e cercò di rifonderla procurandole dei beni, cercando di lavorare, di darle più soldi possibile per lasciarla in modo che non dovesse neanche lavorare lei, no? Le lasciò i soldi, le lasciò veramente, raccolse tutto quello che poteva lavorando parecchio per lei, dicendole: io ti lascio in modo che tu non debba andare a lavorare o chiedere i soldi a qualcuno. Lei non lo perdonò e fece bene, perché giustamente disse: avrei preferito che mio padre non mi avesse fatto quello che mi aveva fatto, cioè un abuso, perché io avrei preferito lavorare, essere normale come gli altri, avere una vita normale, non dovermi sempre rifugiare dal mondo perché ho paura di tutti, perché lui mi ha fatto del male. Hai ragione. Chi gliela ridava la sua vita? Ora, diversa gente, quando ha scoperto cosa gli hanno fatto i genitori, ripeto che un bambino su 3 in genere è abusato, e l'OMS dice che un bambino su 2 al mondo subisce violenza, non specifica quale, ma subisce violenza, il che vuol dire che questi genitori sicuramente tanto buoni non sono. D'altronde, se noi avessimo dei buoni genitori avremmo un mondo buono, e il nostro mondo buono non è. E quando ci accorgiamo di quello che ci hanno fatto i genitori, viene fuori un grande dolore, una grande rabbia. Allora tanti mi dicono: ma poi come si fa a superare il dolore e la rabbia? E io dico: non dovete superarli, si superano da soli, cioè vengono fuori, quando sono finiti, sono finiti. E allora mi dicono: e come si fa a ricordare tutto il passato se io non so, il male me l'hanno fatto a 3 anni o a 2 anni? Cioè le studiano di tutte per dire: ma vale la pena di andare a vedere? Vale la pena se volete star bene nella vita, se volete star male vi tenete i genitori come ce l'avete. Però vi tenete la paura degli altri, vi tenete la disistima di voi stessi, paura dei giudizi, eccetera, eccetera. E vi tenete anche il cattivo rapporto con i partner, o il fallimento con i partner, o con il lavoro. Sembra terribile dover rinunciare ai genitori. Io ripeto sempre che noi siamo figli per caso di una famiglia, ma siamo figli soprattutto della terra, che non è importante, non sono importanti le persone da cui usciamo fuori. È importante quello che facciamo della nostra vita. L'importante è che capiamo quello che i genitori ci hanno fatto, altrimenti viviamo in un'atmosfera di sogno e non è un bel sogno. Quanta gente, no, magari sanno che io sono una psicologa, e allora parlando, no, dicono: sa, mio figlio, mia figlia è così, mio nipote è così, mio parente è così. E dai discorsi che fanno io capisco che hanno subito degli abusi. E non glielo posso dire perché
perché a volte dovrebbero capire chi è che li ha abusati, no? E magari è il padre, il marito, è la moglie, la madre. E quindi mi devo astenere, lasciando che quei figli continuino ad essere abusati con il beneplacito del genitore che vuole lasciare tutto come sta. Quando a un certo punto i figli scoprono quello che gli hanno fatto i genitori, sono naturalmente arrabbiati, sono delusi, sono soprattutto addolorati, però non vedono l'ora di potersi riconciliare con con i genitori. E allora cominciano a dire: sì, ma non subentra poi la pietà dei genitori? E io rispondo: sì, può anche subentrare la pietà nei confronti dei genitori, però il vostro bambino interiore si incazza a morte. Ed è logico, se voi avete un figlio e questo figlio è stato maltrattato, abusato dal vostro genitore, voi andate lì e dite al genitore: io ti perdono, il figlio non vi vuole più guardare in faccia, non vi vuole più vedere. Cioè siete passati da quella parte, non state dalla sua parte, vi cancella, resta nel suo dolore dove non c'ha né quel genitore né voi. E dopodiché c'è il triste epilogo. Chi è che vi viene a spegnere la mente condizionata quando cadono i condizionamenti o quando devono cadere? Il genitore? No, di certo. Lui è il primo dei condizionamenti. È il figlio o la figlia, è il bambino interiore che lo fa. E se voi l'avete radito, col cavolo che ve lo fa. Il bambino interiore è il salvatore del mondo, non a caso Iside, cioè il bambino Horus, che poi è diventato la Madonna col bambino, no? Perché in qualche modo dovevano acchiappare da tutte le parti. Perché c'è stata questa grande pubblicità della Madonna col bambino, perché era l'anima vergine col bambino, perché era la grande madre col bambino, perché era l'anima che comincia ad avere un maschile suo, che rinuncia al maschile fuori e trova un maschile suo. Ma con la Madonna e Gesù Cristo non ci azzeccava nulla. L'hanno ripreso i cristiani per per richiamare una religione che già c'era, così era più facile da far accettare. Allora nella vita voi dovete sempre scegliere da che parte stare. L'abusatore che a sua volta abusa sceglie di stare dalla parte dell'abusatore. Il figlio che è stato picchiato dai genitori e che a sua volta picchia i suoi figli sceglie di stare dalla parte dei suoi genitori contro i suoi figli. Il genitore che impedisce alla figlia di uscire perché se esce, oddio, può anche fare sesso, sta dalla parte del marito, del partner contro la figlia. La madre che sta più dalla parte del figlio maschio che della figlia femmina sta dalla parte del più forte, perché odia la parte più debole. Un conto è la preferenza del genitore verso un figlio, ci può essere, perché magari si intendono meglio, parlo da grandini, non da piccoli. Magari sono più simili, si capiscono di più, parlano di più, condividono più cose, ma non a seconda che sia maschio o femmina.
e comunque anche l'altro figlio viene amato in modo assoluto, solo che si condivide meno. Se c'è un figlio preferito e l'altro non piace, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Se volete recuperare i genitori, vuol dire che buttate a fiume il bambino interiore. E qui ci sono delle grosse perplessità. Uno mi disse: ma io ho perdonato sia al genitore che al bambino. Al bambino che gli deve perdonare? Voleva fare un ammucchiamento dove tutto andasse bene. Non potete perdonare il genitore che ha fatto del male a voi bambino se non andando contro voi bambino, se non andando contro il vostro bambino interiore. Rassegnatevi, non lo potete fare. Il vostro bambino si incavola. E tanti mi dicono: ma io provo a parlare col bambino e quello mi dice le parolacce. È vero, e c'ha pure ragione di farlo, perché lui è un'entità ormai a sé stante. È il figlio della Madonna. Ha delle idee sue. Vuole che voi state dalla sua parte. Se state dalla parte dei genitori siete nemici. Perché per lui o lei i genitori sono nemici se gli hanno fatto del male. Lui non vuole essere riparato dai genitori. Lui non vuole avere i genitori, vuole voi. Se lo tradite voi, vi caccia via. A voi, se vi tradiscono i genitori, vi ritenete lo stesso, perché sperate di avere un genitore che vi sostiene. Il bambino interiore no. Il bambino interiore, il genitore lo ripudia. E quindi vi lascia senza salvezza, e l'unico che può disconnettere la mente condizionata è il bambino interiore. Se non lo disconnette lui, non lo potete fare voi. Perché? È perché l'unico portatore vero dell'istinto è lui. Il serpente lo porta lui. Quello che deve schiacciare la Madonna, tra l'altro. Il che la dice lunga sull'astrale nero, da che parte sta. Se voi volete adottare, prendervi il bambino interiore, bisogna che rinunciate ai vostri genitori. E bisogna che state sempre e comunque dalla parte del bambino interiore. Il che vuol dire stare sempre dalla parte dei bambini e non da quella dei genitori. Il che vuol dire stare sempre dalla parte dell'istinto e non della mente. Se state dalla parte dell'istinto, quando sentite che c'è una guerra in atto, dite subito: poveri ragazzi che vanno a morire. Se state dalla parte della mente, dite: ma chi è che vuole la guerra? Perché ci si fa questa guerra? Che ragioni ci sono di fare questa guerra? Chi se ne giova? Eccetera, eccetera. In qualche modo pensate che può avere delle giustificazioni. Perché il bambino si identifica e l'adulto no. Il bambino si identifica in tutti, il genitore no. Il genitore manda a morire i figli in guerra. E dice: qui vanno a morire 5.000 uomini, questi invece li mandiamo qua, quest'altri là.
perché non sono genitori, altrimenti non lo potrebbero dire. Farebbero qualsiasi cosa per evitare una guerra e non lo fanno. Così come farebbero qualsiasi cosa per evitare gente che muore di fame e non lo fanno. Così come farebbero qualsiasi cosa per evitare lo sfruttamento sul lavoro e non lo fanno. Lasciano che gente si ammazzi di lavoro solo per sopravvivere, perché loro devono essere ricchi e fare le cose che a loro piacciono. Le persone o gli animali non contano nulla. Anche l'indifferenza nei confronti degli animali è stare dalla parte dei genitori e non dalla parte degli animali, che vengono costretti a una barbarie inaudita. Noi mangiamo carne di povere creature che hanno lo stesso diritto che abbiamo noi di stare al mondo. Nessuno ha stabilito che noi abbiamo più diritto degli animali di stare al mondo. Noi siamo più forti, per questo li abbiamo ammazzati. L'unico diritto ce lo siamo preso in questo modo. E io capisco che l'uomo abbia dovuto difendersi da animali pericolosi nei suoi confronti. Dopodiché ha cominciato a combattere tra uomini e uomini. E ancora lo fa. E ancora distrugge gli animali, perché lui per diritto divino ha la potestà di nutrirsi degli animali. Lui non ha nessun diritto divino, perché non è speciale. Noi dobbiamo decidere ogni istante della nostra giornata se vogliamo stare dalla parte del bambino o dalla parte del genitore. Se stiamo dalla parte del genitore, stiamo dalla parte del potere. Se stiamo dalla parte del bambino, stiamo dalla parte della vita, dell'istinto, del lascia vivere, del ama gli altri. Se stiamo dalla parte del potere è io sono meglio degli altri, ho più diritto di vivere, ho diritto di sfruttare gli altri, ho diritto di fare del male agli altri, perché io so accumulare di più. Tutto questo è una realtà o fa parte di una realtà che dobbiamo vedere. Se voi state dalla parte del genitore potete abusare di un bambino, perché state dalla parte del genitore che ha abusato di voi. Se voi state dalla parte di un genitore potete picchiare il bambino, perché siete d'accordo col genitore che ha picchiato voi. Se voi state dalla parte del più forte, non finirete mai di stare dalla parte del più forte, perché ci sarà sempre uno più forte di voi e più forte del bambino. E pertanto negherete questa parte. E starete sempre dalla parte di chi comanda, di chi ha meno sentimenti, di chi è più mentale, di chi è più arido, di chi è più efficace nel produrre dei beni che in fondo non servono quasi a nessuno. Perché la maggior parte di quello che produciamo non serve a nessuno. Quando passate dalla parte del genitore, cercate di capire che il vostro bambino interiore vi abbandonerà per sempre.
che non vi seguirà più e che da quel momento sarete sempre una mente infelice. Per cui ogni volta che pensate di perdonare ai vostri genitori, pensate che state perdonando ai genitori il male che ha fatto al vostro bambino interiore. State giustificando il male che i genitori fanno ai figli del mondo. Vi mettete dalla parte del più forte contro il più debole e non gli date scampo. Vi mettete dalla parte di chi comanda e disperde l'amore del mondo, perché chi comanda disperde l'amore. Il marito che comanda sulla moglie si perde l'amore della moglie. Allora, a tutti i mariti del mondo, se comandate a vostra moglie non siete amati. È inutile che vi arrabattate, che vi disperate, Se comandate, le mogli non vi amano. O giureranno di farlo, saranno pure convinte, ma vi odiano. Sappiatelo bene, che nessuna donna vi amerà se voi non la tratterete alla pari. Un saluto a tutti.